Vento, nebbia, pioggia. Quale miglior meteo per provare una gomma sport touring, anzi super sport touring? Benvenuti all'isola di Man per provare la nuova Metzeler Rottec 02. In pochi chilometri dal mare alla montagna, in altrettanti chilometri dal sole alla pioggia. Tratti scorrevoli e velocissimi con asfalto liscio come la seta, alternati ad altri stretti e butterati come la faccia di un adolescente. Se cercate un posto dove poter provare un pneumatico sport touring, trovando 4 stagioni in un giorno solo, questo posto è l'isola di Man. Sarà molto ambita la manopola riscaldabile. 572 km² di pascoli, pecore, scogliere, muretti a secco, 84.000 abitanti che vivono tranquilli almeno fino a fine maggio. Poi, in quei giorni, l'isola di Man diventa un'altra cosa. Parte il Tourist Trophy e per 2 settimane Man non sarà più la stessa. Siamo all'isola di Man non a caso, un po' perché Metzeler è legata a questa isola perché corre il TT con le sue gomme, ma soprattutto perché stasera c'è l'evento clou, ovvero la cena di gala di presentazione del TT 2024 con tutti i piloti che corrono il TT. Insomma, diciamo che siamo venuti fino qui non solo per provare la gomma, non solo per prendere freddo e acqua, ma anche per vivere un po' un'esperienza un po' particolare. Siamo a Ramsey, uno dei posti più caratteristici del circuito dell'isola di Man, e qui stasera si tiene la presentazione del TT del 2024 con quasi tutti i piloti top presenti e noi siamo qua. Bella esperienza. La serata è finita, la sala si svuota, devo dire che comunque questa presentazione è stata bellissima, insomma un pathos pazzesco, giusto per tenere bassa l'adrenalina in vista della prova di domani sul percorso del Tourist Trophy. Il tempo non è bello, piove, vento, però qui c'è stata tanta emozione, tanto pathos, molto bello, molto bello. Come vedete la fortuna aiuta gli audaci, il meteo sicuramente è meglio di quello di ieri, c'è sereno, c'è tanto vento, l'asfalto è ancora bagnato di condizioni perfette per partire sul bagnato e provare le gomme sul bagnato, poi sicuramente credo andrà ad asciugare se non viene ancora a piovere, spero proprio di no, per cui direi che siamo nelle condizioni perfette per provare le Rottec 02 con tanti modelli di moto per capire un po' come funzionano. Andiamo! Questo è il parterre di moto che Metzeler ci metterà a disposizione per la prova della Rottec 02 qui all'isola di Man. Come potete vedere è Hornet, GSX-8S, MT-09, S1000XR, SMT, 990 Duke, questa mi interessa perché sapete che avevo fatto una prova un po' zoppa l'altra volta, R1250 RS. Questo per spiegare come la Rottec 02 non voglia essere solo una gomma da turismo, ma voglia spostare un po' l'asticella di un prodotto sport touring verso moto che magari normalmente non lo monterebbero, quindi moto stradali, sportiveggianti, naked, perché no, crossover, insomma c'è un po' di tutto. Quindi diciamo sì al turismo, perché c'è anche la versione per l'RT come avete visto, perché l'ho provata a Pergusa in Sicilia, ma è un turismo che vuole essere un utilizzo stradale anche molto molto sportivo, quindi super sport touring. Vediamo se puoi vedere.
Prima di affrontare la prova un piccolo richiamo sulle Rottec 02, gomme di cui vi ho parlato in un video qualche giorno fa. Con loro Metzeler ha voluto rivoluzionare il concetto della gomma Sport Touring, ma anche andare in una direzione di maggiore sostenibilità, visto che le Rottec 02 sono realizzate partendo dal 43% di materiali bio o riciclati. Partendo dai punti fermi, ovvero la cintura in acciaio a 0 gradi e la doppia mescola per entrambi gli pneumatici, la casa dell'Elefantino ha spinto forte su mescole e disegno per aumentare la versatilità della gomma, tanto che oggi la lancia con lo slogan 2 gomme in una. Il motivo? Seguire lo sviluppo continuo delle moto stradali che offrono sempre più prestazioni, si prestano a una guida sempre più attiva e a volte sportiva. Moto che però possono anche viaggiare in tutte le stagioni, magari cariche, incontrano freddo e pioggia. Insomma, su queste moto la gomma deve saper far tutto e deve farlo molto bene. L'idea di Metzeler, il battistrada adattivo, battezzato Dynatred. Mentre i colleghi si stanno cambiando perché un sacco di gente ha perso il bagaglio e quindi hanno provveduto a fornirgli giacche, vi faccio vedere cosa vuol dire il battistrada interattivo. Come potete vedere in questo intaglio non è simmetrico, ma c'è una parte più stretta che è questa parte qua. Questa parte qui, quando è sottoposta a pressione, si avvicina quindi fino ad avere i due lembi uniti, creando quindi di fatto una superficie praticamente sleek, ma quando invece è sottoposta a meno pressione, quindi per esempio sul bagnato, resta aperta per drenare l'acqua. La stessa cosa, questo era il posteriore 190-55, qui siamo sull'anteriore, la stessa cosa come potete vedere c'è sulla gomma anteriore e perché il disegno dell'anteriore e del posteriore, come vi avevo detto nel video precedente, è assolutamente identico e simmetrico. Non è marketing perché è un sistema che Metzeler ha addirittura brevettato, che secondo me è molto interessante avere un prodotto che può funzionare in due modi diversi quando è sottoposto a due diciamo sollecitazioni differenti. Ovviamente gli intagli di tutte le gomme si modificano quando la gomma è sottoposta sotto pressione. Loro hanno sfruttato questa caratteristica per poter creare un'area diciamo che fosse interattiva con quello che succede sull'asfalto. You know, because it comes at you so fast, it comes at you so fast, so fast, so fast, and you're like, shit. Following you is not easy, but easier. Alone Yes. is scary. Yes. Very scary. Abbiamo affrontato il primo pezzo con asfalto molto bagnato, il primo pezzo di mountain, il giro del TT di fatto. Credo di essere venuto anche con abbigliamento abbastanza non adatto, nel senso che era una gomma sport touring, mi sono vestito un po' da turismo, ma qua ho trovato naked, sportive, sport touring, eccetera eccetera. Comunque detto questo va bene. Qua siamo dopo Ramsey, dopo l'Hairpin, stiamo salendo al mountain, strada chiusa solo per noi, per poter usare le due corsie, fare qualche foto e davvero insomma una cosa pazzesca. Prime impressioni confermano quello che di buono avevo rilevato nella primissima presa di contatto. Qui con le moto sono completamente diverse, ma grandissimo feeling sull'avantreno, gomme belle sostenute di carcassa, quindi tendenzialmente sportive, non perdono comfort, però diciamo che stiamo più sullo sportivo che sul turistico puro. Grandissima capacità di comunicare tra anteriore e posteriore, ho preso la Street Triple perché secondo me è un bel banco di prova, e sul bagnato attaccano veramente, ti regalano un grandissimo feeling, quindi da questo punto di vista qua primo contatto sul bagnato, per fortuna che pioveva, quindi possiamo avere anche quel feedback davvero molto buono. Adesso andiamo sul mountain. Pronti per il giro del pomeriggio. Alla mattina abbiamo fatto il loop nord, quindi il giro del TT della gara. Al pomeriggio facciamo il loop sud, quindi esploriamo un tratto di isola che viene poco frequentato, soprattutto quando si viene qui a vedere le gare. Cambiamo le moto, ci sono delle crossover, Tracer 9 GT e anche la 990, quindi diciamo stamattina super sportivo, pomeriggio magari un pochino più un passo magari più turistico, non lo so, vediamo un po' come va la pista. Comunque partiamo per il secondo loop. Se il giro della mattina era pura performance sul mountain, nel pomeriggio stiamo facendo veramente i mototuristi. Siamo nella parte sud dell'isola, questo è un posto pazzesco, veramente incredibile da vedere, e sto qua basso perché c'è un'area
che non scherza, un po' di maltempo, sempre asciutto, bagnato, alternati, rivoli d'acqua, pozze, e lì emerge il lato turistico della Rotec 02. Non vi anticipo niente perché poi facciamo la chiusura alla fine, però devo dire che adesso io l'ho provata con la Tracer e anche con la Duke 990, resta comunque una gomma che secondo me veramente è un prodotto che apre un po' un nuovo segmento. Eccoci qua, giornata terminata, non volevo neanche togliere il casco, adesso sta diluviando ovviamente, ma tanto ormai bagnato per bagnato, andiamo avanti così. E se vogliamo un banco prova completo per le nuove Rotec 02, l'abbiamo trovato, perché diciamo che questa prova qui all'Isola di Man completa quella che ho fatto in anteprima, un po' rubata lì in Sicilia, dai ragazzi del testing, perché lì avevo potuto provare velocità molto elevate, curvoni e anche una guida diciamo su strade più italiane. Stamattina qui nel mountain abbiamo provato la sportività del Rotec 02 sul circuito, sul tracciato del TT, con un pezzo di strada chiusa, quindi dove si raggiungevano velocità veramente molto elevate. E nel pomeriggio invece siamo andati a fare un giro turistico, abbiamo potuto testare un po' la sua indole turistica. Metzeler la presenta come 2 gomme in una, quindi una gomma capace di soddisfarvi nella parte turistica e anche nella parte sportiva, una gomma che vi segue quando voi volete andare a guidare sportivamente. Su questa seconda parte mi sento di dire che hanno perfettamente ragione. Sicuramente c'è da dire che Metzeler con questa gomma può avere creato di fatto un nuovo segmento, un po' come Pirelli, come la sua cugina sportiva diciamo, ha creato un segmento, quello delle super sport. Qui siamo un po' a metà tra una sport touring e una sportiva vera e propria. Di buono c'è che sul bagnato questa gomma si comporta davvero in modo eccellente, e oggi ne abbiamo trovato tanto, soprattutto c'è stato tanto misto, asciutto, bagnato, rivoli d'acqua, perché qui veramente è piovuto forte nei giorni scorsi, e la sua totale insensibilità al passaggio tra l'asciutto e il bagnato è davvero qualcosa di proverbiale, quindi da questo punto di vista qua sicurezza percepita dalla gomma incredibile. L'ho provata con tante moto, la Street Triple RS non è che l'ultima, l'ho voluta provare anche con la Street Triple RS perché è una moto che, come sapete, ha una forcella, la Big Piston, che non mi fa impazzire, che deve essere sempre abbastanza ingaggiata dall'anteriore, e questo secondo me è un banco di prova per capire se la forcella riesce a lavorare bene anche con una gomma turistica. In questo caso sì, quindi ritrovo quelle sensazioni che ho trovato con la Diablo Rosso Corsa 4 quando abbiamo fatto la comparativa, quindi da questo punto di vista qua l'anteriore della Metzeler era assolutamente promosso. C'è grande equilibrio tra i profili, tra anteriore e posteriore, c'è una grande stabilità su tutte le moto con cui l'ho provata. L'unica con cui c'è stato un filo di leggerezza, se vogliamo, non instabilità ma sensibilità, era la SMT di KTM, che però è una moto che di suo è iperagile. Non ho trovato nervosismi, ma è una moto bella svelta, perché i profili sono molto svelti di queste gomme, velocizzano davvero l'azione di moto, anche come la Street Triple, che è sempre stata una moto un po', come dire, fisica da usare, e invece velocizzano di parecchio l'utilizzo. L'ho provata con una Tracer 9, l'ho provata con la R1250R che diventa veramente una saetta, l'ho provata con la XR, con la Street Triple R, con la KTM 890 Duke, che anche quella è una moto che confermo, dopo averla provata qui per un po' di chilometri, quello che avevo detto nella prova anteprima, che era un po' stata funestata un po' dal maltempo. Qui io sono riuscito a provarla in un pezzo abbastanza asciutto, resta una moto più fisica dell'890R, ma con queste gomme si velocizza, quindi sono gomme che sicuramente portano in dote un temperamento sportiveggiante. Soprattutto ti senti sempre la moto in mano, qualsiasi moto tu stia guidando con le Rotec 02 ti senti sempre la moto in mano, senti sempre che l'avantreno lo puoi mettere esattamente dove vuoi tu, e questo secondo me è un fattore molto positivo, perché prima di tutto questo è un fattore che ti dà sicurezza quando vai a guidare, perché poi qui all'Isola di Man non è che è tutto rose e fiori, si andava abbastanza veloce, soprattutto magari nel pezzo chiuso, si guida a sinistra, non sei a tuo agio, devi abbastanza anche a volte improvvisare e avere
un feedback sempre presente, soprattutto dall'anteriore, che ti consente di capire esattamente dove vuoi andare, cosa vuoi fare, e che la moto fa quello che vuoi, qualsiasi moto tu stia guidando, quindi dalla Street Triple alla Duke, alla Tracer, alla R1250R. Questa cosa secondo me è molto molto positiva. Bisogna rinunciare a un minimo di comfort. Le strutture delle Rottec 02 sono molto sostenute, quindi c'è una carcassa bella rigida, e sulla strada del pomeriggio molto molto bucata ovviamente le gomme restituiscono una sensazione di rigidezza, insomma rimandano abbastanza i colpi. È chiaro che è una questione di filosofia, dove ci si vuole spostare in questo segmento. Diciamo, si tira la coperta da una parte, si accorcia un po' dall'altra, si vuole più comfort, una gomma bella morbida di carcassa, poi si rinuncia un po' alla sportività, si vuole la sportività, ovviamente un pochino di comfort bisogna lasciarlo per strada. Non è una gomma poco confortevole, però sicuramente è una gomma che resta spostata forse un filino verso la sportività. Detto questo, come ho detto, poi quando cominci a guidare forte, e anche molto forte, è una gomma che ti segue. Qui non abbiamo avuto temperature esagerate da poter capire se andando su di temperatura la gomma magari perde performance, cosa che invece abbiamo provato a fare in Sicilia con l'RT molto pesante, su curvoni da 220 all'ora, la gomma super calda, ma mai fuori temperatura, mai andata, come si dice, in pappa. Quindi davvero, se mi chiedete se queste gomme possono essere il nuovo riferimento del segmento sport touring, secondo me la risposta è sì. Ovviamente ogni volta che arriva un nuovo prodotto si basa sui benchmark dei concorrenti e del prodotto precedente del marchio stesso, quindi si cerca sempre di fare meglio. Quello che si percepisce è un perfetto funzionamento delle gomme anteriore e posteriore, e un feeling sempre presente. Si scaldano in 2 minuti, ti senti la moto in mano. Ripeto, qualsiasi moto tu stia guidando, hai sempre la percezione di avere esattamente il controllo, e questo secondo me quando si guida su strada è una cosa fondamentale. Mi raccomando, iscrivetevi al canale, perché dai, non fateci prendere la pioggia per niente, diventate nostri fan. Qua sotto nei commenti ci vediamo per parlare di gomme, e perché no anche di qualcos'altro. E adesso vado a cambiarmi, perché qua sta diventando veramente tosta la cosa. Noi ci vediamo al prossimo video.